Il telefono squillò alle 3 del mattino, quell'ora in cui il mondo si trova sospeso tra il sonno e l'incubo. Risposi al secondo squillo, già sveglio, già sapendo che qualcosa di terribile era accaduto. È così che funziona nel mio mestiere. Le cattive notizie non aspettano mai l'alba. Ricci, disse una voce che non riconoscevo, maschio, anziano, con un accento del Friuli che trasformava le vocali in qualcosa di più duro, più antico. Mi chiamo Pietro Zambon. Mio padre era il commissario capo a Udine nel 1971. È morto 6 mesi fa, ma prima di morire mi ha dato un fascicolo. Un caso che non aveva mai chiuso. Mi ha detto che se mai fosse successo di nuovo, dovevo chiamare il miglior detective privato d'Italia. Ho cercato. Il suo nome continua a emergere. Cosa è successo di nuovo? Chiesi, già in piedi, già muovendomi verso la valigia che tenevo sempre pronta nell'angolo della camera. C'era una lunga pausa, il tipo di silenzio che precede le parole che cambiano tutto. Hanno trovato un corpo questa notte. Una donna, 32 anni, nei boschi fuori Udine. Strangolata, posizionata in un modo specifico, con segni particolari sul corpo, esattamente come le vittime del 1971. Esattamente come il mostro di Udine. Il nome risuonò nella stanza buia come un eco da un passato che si era rifiutato di morire. Il mostro di Udine. Un caso che avevo letto anni prima, uno dei tanti misteri irrisolti che punteggiano la storia criminale italiana, come cicatrici che non guariscono mai. 53 anni, mormorai, più a me stesso che a lui. Il killer originale sarebbe vecchissimo ormai, probabilmente morto. Zambon tossì, un suono secco e amaro. Lo so, tutti lo sanno. Ma allora chi ha ucciso Elisa Marin stanotte? Chi ha replicato crimini che non sono mai stati resi pubblici nei dettagli? I file ufficiali della polizia furono sigillati nel 1972, classificati. Solo poche persone vive oggi sanno esattamente come operava il mostro. E una di quelle persone ha appena ucciso di nuovo. Guardai fuori dalla finestra del mio appartamento romano, verso le strade vuote dove la pioggia aveva appena cominciato a cadere, lavando via tutto, tranne la verità che non può mai essere cancellata. Arrivo con il primo treno, dissi. Non toccate nulla sulla scena. Non parlate con nessun giornalista. E Zambon? Sì, se questo è davvero il mostro, o qualcuno che conosce i suoi segreti, allora stiamo per aprire una porta che è stata chiusa per più di mezzo secolo. Tutto ciò che è dietro quella porta potrebbe essere peggio di quanto immaginiate. Chiusi la chiamata e cominciai a prepararmi per il viaggio verso nord, verso le montagne nebbiose del Friuli, verso un mistero che aveva aspettato 53 anni per tornare a urlare nel buio. Io sono Raffaele Ricci e quando i mostri tornano dall'oblio sono io che deve spingerli di nuovo nell'ombra. Mi chiamo Raffaele Ricci e sono ciò che alcuni chiamano l'ultimo detective. Non perché sia vecchio o perché il mio mestiere stia morendo, ma perché sono specializzato in casi che tutti gli altri hanno dichiarato morti. Cold cases, misteri che hanno consumato carriere e poi sono stati archiviati, dimenticati, sepolti sotto strati di burocrazia e rassegnazione. Ma io non dimentico mai. E i mostri che caccio non muoiono mai veramente. Aspettano solo nelle ombre, pazienti, finché qualcuno come me non viene a disturbare il loro riposo. Il treno per Udine attraversò l'Italia settentrionale mentre l'alba tingeva le Alpi di rosa e oro, un'immagine cartolina che contrastava violentemente con l'oscurità verso cui viaggiavo. Avevo passato le ore notturne a leggere tutto ciò che potevo trovare sul mostro di Udine, ed era spaventosamente poco. Tra il febbraio e l'ottobre del 1971, 5 donne furono uccise nella regione del Friuli Venezia Giulia, tutte strangolate, tutte trovate nei boschi che circondano Udine, tutte posizionate in pose specifiche che la polizia non aveva mai rivelato pubblicamente. Il killer non aveva mai contattato i media, non aveva mai chiesto riscatti, non aveva lasciato messaggi, semplicemente uccideva, con precisione metodica, poi scompariva. Poi, dopo l'ottobre 1971, niente. Silenzio assoluto. La task force, montata dal commissario Zambon Senior, aveva interrogato centinaia di sospetti, seguito migliaia di piste,
consumato anni di risorse. Ma il killer era svanito come nebbia mattutina, lasciando dietro di sé solo domande e dolore. Alcuni teorizzarono che fosse morto, altri che si fosse trasferito, altri ancora che fosse stato arrestato per crimini diversi e stesse scontando una pena per qualcosa di non correlato. Ma nessuno aveva mai saputo con certezza, e ora, dopo più di mezzo secolo, qualcuno stava uccidendo di nuovo. Stesso modus operandi, stessi segni distintivi, come se il tempo non fosse mai passato. Udine mi accolse con la sua architettura veneziana e le sue montagne all'orizzonte, una città che sembrava esistere tra due mondi, la pianura italiana e le Alpi, la modernità e la tradizione, il presente e un passato che si rifiutava di restare sepolto. Pietro Zambon mi aspettava alla stazione, un uomo sulla sessantina con gli occhi stanchi di chi ha ereditato incubi non suoi. Ci stringemmo la mano senza parole inutili e mi guidò verso un'auto parcheggiata sotto la pioggia leggera che aveva cominciato a cadere. La pioggia. Sempre la pioggia quando i mostri emergono. La scena del crimine è a 20 chilometri da qui, disse mentre guidava fuori dalla città verso le colline boscose. La vittima, Elisa Marin, era un'infermiera all'ospedale di Udine, 32 anni, sposata, 2 bambini. Ieri sera era uscita per una corsa serale, come faceva sempre. Suo marito ha chiamato la polizia quando non è tornata a casa per mezzanotte. L'hanno trovata alle 2 del mattino, grazie ai cani. Si fermò, la mascella contratta. Detective Ricci, io ho visto le foto dei crimini originali del 1971. Mio padre me le mostrò prima di morire, dicendo che dovevo capire cosa stava cacciando, cosa lo aveva consumato per tutta la vita. E vi dico, questa scena è identica, non simile, identica. Arrivammo alla location mentre l'alba piena illuminava i boschi, trasformando la foschia in qualcosa di quasi etereo, bellissimo in un modo che rendeva l'orrore ancora più osceno. Il corpo era stato rimosso, ma la scena era ancora intatta, transennata, con i tecnici della scientifica che lavoravano metodicamente. Mi avvicinai lentamente, osservando ogni dettaglio. La posizione era in una piccola radura circolare, dove gli alberi formavano una specie di cattedrale naturale. Sul terreno, le sagome bianche mostravano dove Elisa era stata trovata. Supina, braccia lungo i fianchi, gambe unite, testa girata verso est. E intorno a lei, disposti in un cerchio perfetto, c'erano 6 sassi, ciascuno delle dimensioni di un pugno. I sassi, dissi, indicandoli, erano anche nei crimini originali? Zambon annui gravemente. Sì, sempre 6, sempre disposti in cerchio perfetto intorno alla vittima. Mio padre credeva avessero un significato rituale, ma non riuscì mai a decifrarlo. Consultò antropologi, storici delle religioni, esperti di occultismo. Nessuno aveva mai visto niente del genere. Mi inginocchiai per esaminare i sassi più da vicino, senza toccarli. Erano pietre di fiume, lisce, probabilmente raccolte dal torrente Cormor che scorreva nelle vicinanze. Ma non erano casuali. Erano selezionati con cura, quasi identici in dimensione e forma. C'era intenzionalità qui, metodologia, significato che ancora dovevo comprendere. Voglio vedere i file originali, dissi alzandomi. Tutto quello che vostro padre aveva, ogni rapporto, ogni foto, ogni nota scritta a mano. E voglio parlare con chiunque sia ancora vivo che lavorò al caso nel 1971. Zambon esitò. Detective, molti sono morti. Mio padre era l'ultimo del team originale. Ma ci sono persone che ricordano, testimoni, familiari delle vittime. Posso organizzare incontri, ma devo avvertirla. Questa regione ha una lunga memoria e molti segreti. La gente qui non parla facilmente, specialmente non con estranei. Il Friuli è una terra di confine, sempre sospettosa, sempre protettiva dei propri misteri. Guardai i boschi che ci circondavano, sentendo il peso della storia, della geografia, di tutto ciò che questi alberi avevano visto nel corso dei secoli. Guerre, invasioni, morte. Questi boschi erano antichi e tenevano segreti più vecchi del mostro di Udine. Ma da qualche parte in quella stratificazione di tempo e tragedia c'era la verità. E io l'avrei trovata.
Non importa quanto profondamente fosse sepolta, non importa quanti fantasmi dovessi disturbare nel processo. Prima di addentrarci nei segreti nebbiosi del Friuli, voglio fare una domanda. Avete mai sentito parlare del mostro di Udine prima? È uno di quei casi dimenticati della storia italiana, sepolto sotto crimini più famosi. Lasciate un commento dicendomi da dove state ascoltando e se conoscevate già questo mistero. E se volete seguire ogni passo di questa investigazione ossessiva, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché vi prometto, quello che Raffaele Ricci sta per scoprire nelle montagne del Friuli cambierà tutto ciò che pensate di sapere sui serial killer. Ora torniamo nei boschi, dove i morti non parlano, ma i loro assassini lasciano sempre tracce. L'appartamento di Pietro Zambon era un museo dedicato all'ossessione di suo padre. 3 stanze piene di scatole, fascicoli, mappe appese alle pareti con spilli rossi che segnavano i luoghi dei crimini, fotografie sbiadite di vittime che sorridevano ignare del destino che le aspettava. Era come entrare nella mente di un detective che aveva dedicato 30 anni a un caso che non aveva mai risolto, e quella dedizione lo aveva consumato lentamente, anno dopo anno, fino a ucciderlo tanto quanto qualsiasi malattia fisica. «Mio padre non ha mai smesso», disse Pietro, versandomi caffè forte che sapeva di notti insonni e ossessione ereditata. Anche dopo il pensionamento nel 1992 continuava a lavorare sul caso. Ogni anno, nell'anniversario del primo omicidio, veniva qui, apriva i fascicoli e ricominciava da capo, cercando il dettaglio che aveva mancato, la connessione che non aveva visto. Diceva sempre: «Il mostro è ancora là fuori, Pietro, e se non lo trovo io, chi lo fermerà quando tornerà?» Si fermò, gli occhi lucidi. E ora è tornato, e mio padre aveva ragione, come sempre aveva ragione. Cominciai con il primo omicidio, datato 14 febbraio 1971, il giorno di San Valentino. La vittima era Lucia Petris, 24 anni, maestra elementare, trovata nei boschi di Premariacco, strangolata con un filo metallico sottile che aveva lasciato un solco profondo nel collo. Il rapporto autoptico era meticoloso. Morte per asfissia, nessuna violenza sessuale, nessun segno di lotta significativa, come se si fosse arresa o fosse stata immobilizzata in qualche modo prima dell'omicidio. E i 6 sassi disposti in cerchio perfetto, ciascuno a esattamente 2 metri dal corpo. Chi aveva misurato? E perché quella precisione ossessiva? La seconda vittima arrivò 6 settimane dopo, il 28 marzo. Anna Colussi, 31 anni, infermiera. Stessa modalità, stesso rituale con i sassi, stesso filo metallico. Ma c'era una variazione che il commissario Zambon aveva notato. Anna era stata trovata più lontano dalla città, in una zona più remota, come se il killer stesse diventando più sicuro, più audace. La terza vittima, maggio 1971. La quarta, luglio. La quinta e ultima, ottobre. Un pattern temporale che sembrava accelerare, poi fermarsi bruscamente. Perché? Vostro padre aveva una teoria su perché si fermò, chiesi, studiando la mappa dove i 5 omicidi erano segnati. Non sembravano casuali nella loro distribuzione geografica. Formavano quasi un arco, una curva che seguiva le colline a nord-est di Udine. Pietro tirò fuori un notebook consumato, riempito con la scrittura stretta di suo padre. Aveva diverse teorie. La prima: il killer morì o fu incapacitato. Mio padre controllò tutti i decessi e gli incidenti gravi nella regione tra ottobre 1971 e gennaio 1972. Nessuno corrispondeva al profilo. La seconda: il killer fu arrestato per un crimine diverso. Controllò tutti gli arresti per violenza nello stesso periodo. Di nuovo niente. E la terza teoria? Chiesi. Pietro esitò, poi aprì il notebook a una pagina segnata. La terza teoria è la più disturbante. Mio padre credeva che il killer non si fosse fermato. Credeva che si fosse semplicemente spostato, cambiando metodo ma non compulsione. Passò anni a cercare crimini simili in altre regioni d'Italia, in Austria, in Slovenia. Non trovò niente con la stessa firma esatta, ma indicò una serie di annotazioni.
Trovò morti inspiegabili, donne strangolate, trovate in aree boschive, in un raggio di 500 chilometri da Udine, distribuite negli anni successivi, mai abbastanza simili per essere collegati ufficialmente, ma mio padre credeva fossero lo stesso assassino, che aveva imparato ad adattarsi, a nascondere meglio la sua firma. Studiai le annotazioni sentendo un brivido di riconoscimento. Questo era esattamente il tipo di evoluzione che vedevo nei serial killer più intelligenti. Non si fermavano, imparavano, adattavano, diventavano più difficili da tracciare. Il killer originale sarebbe molto vecchio ora, dissi pensieroso. Se aveva 30 anni nel 1971, ne avrebbe più di 80 oggi. Possibile che sia ancora fisicamente capace? Pietro scosse la testa. Improbabile. Ecco perché questo nuovo omicidio è così inquietante. O il killer ha 80 anni ed è in forma incredibile, il che è quasi impossibile, oppure c'è qualcun altro, completai, qualcuno che conosce i dettagli, qualcuno che ha avuto accesso ai file classificati o che è stato addestrato dal killer originale. Le parole risuonarono nella stanza come una sentenza. Avevo visto questo pattern prima, a Firenze, con il mostro. Maestro e apprendista. Conoscenza trasmessa attraverso le generazioni. Era un pensiero terrificante, ma spiegava l'impossibile, come crimini così specifici potessero essere replicati dopo 53 anni. Nelle note del commissario Zambon trovai un nome che era stato sottolineato più volte. Dante Valent, guardaboschi, che aveva scoperto 2 delle 5 vittime nel 1971. Era ancora vivo, ora 92 anni, in una casa di riposo a Cividale del Friuli. Pietro organizzò una visita per il pomeriggio, mentre io continuavo a studiare i file, cercando pattern, cercando il dettaglio che tutti avevano mancato. C'era sempre un dettaglio. Sempre. La casa di riposo odorava di disinfettante e tempo che scorre lento. Dante Valent era seduto vicino a una finestra che guardava le montagne. Un uomo ridotto a pelle e ossa, ma con occhi che erano ancora acuti, ancora vigili. Quando gli dissi perché ero lì, quando menzionai il mostro di Udine, qualcosa cambiò nel suo sguardo. Non sorpresa, ma qualcosa di più vicino alla rassegnazione. Sapevo che sarebbe tornato, disse con voce roca, in dialetto friulano che Pietro dovette tradurmi. I boschi non dimenticano mai, e lui era parte dei boschi. Cosa intende, signor Valent? Chiesi avvicinandomi. Il vecchio guardaboschi mi studiò a lungo prima di parlare, come se stesse decidendo se fidarsi. Poi cominciò a raccontare, e la sua storia trasformò tutto ciò che pensavo di sapere sul caso. Nel 1971 io lavoravo nei boschi ogni giorno. Conoscevo ogni sentiero, ogni radura, ogni suono, e nelle settimane prima che trovasse la prima ragazza, Lucia, avevo notato qualcosa di strano. C'era sempre qualcuno nei boschi di notte. Non vedevo mai chi, ma sentivo. Passi che si fermavano quando mi avvicinavano, rami che si spezzavano, una presenza. Ha riferito questo alla polizia? Pietro chiese. Dante fece un gesto vago. Certo, ma cosa potevano fare? I boschi sono grandi e tanta gente ci cammina. Ma poi, dopo che trovai Lucia, cominciai a capire. Chi era nei boschi stava cercando, stava scegliendo i luoghi, preparandoli, come un artista che prepara una tela prima di dipingere. Le parole mi colpirono. Questo non era un killer opportunista. Era qualcuno che pianificava meticolosamente, che conosceva il territorio intimamente, che vedeva i boschi come il suo studio, le vittime come la sua arte. Ha mai visto qualcuno? Anche solo un'ombra? Insistetti. Dante chiuse gli occhi, cercando nei ricordi di più di mezzo secolo fa. Una volta. Era settembre 1971, poco prima dell'ultimo omicidio. Ero nei boschi vicino a Torreano quando sentii qualcosa. Mi nascosi dietro un albero e aspettai, e vidi una figura. Alto, vestito di scuro, cappello che nascondeva il viso. Stava facendo qualcosa sul terreno, disponendo sassi in cerchio. Quando finì, stette lì per lunghi minuti, semplicemente guardando, come in preghiera o meditazione. Poi se ne andò. «Ha detto alla polizia?» chiesi, il cuore che batteva più forte.
Questo era il tipo di testimonianza che poteva cambiare tutto. Ma Dante scosse la testa amaramente. Provai, ma quando tornai con gli agenti il cerchio di sassi era sparito. Pensarono che mi fossi immaginato tutto, che fossi scosso dopo aver trovato i corpi. Mi dissero di riposare, di smettere di pattugliare i boschi di notte. Così smisi di parlarne. Ma io so cosa vidi. Era lui, il mostro, e stava praticando, perfezionando il suo rituale. Descrisse la figura al commissario Zambon, chiese Pietro. Altezza, corporatura, qualsiasi cosa? Dante aprì gli occhi, fissandomi con intensità che mi sorprese. Alto, forse 1,80 m, 85, spalle larghe e movimento fluido, non vecchio ma nemmeno giovane, e qualcosa nel modo in cui si muoveva aveva familiarità con i boschi. Non inciampava, non esitava. Si muoveva come qualcuno che era nato lì, che conosceva ogni pietra, ogni radice, come un lupo nel suo territorio. Mentre lasciavamo la casa di riposo, le parole di Dante risuonavano nella mia mente. Un killer che conosceva intimamente il territorio, che praticava i suoi rituali, che si muoveva attraverso i boschi come se ne facesse parte. Questo suggeriva qualcuno locale, qualcuno che aveva passato una vita in quelle colline. E se quella persona aveva addestrato qualcun altro, passato quella conoscenza intima del territorio insieme alla compulsione di uccidere, allora stavamo cercando non solo un assassino, ma un'eredità, una tradizione oscura radicata nel paesaggio stesso del Friuli. Pietro, dissi mentre guidavamo di ritorno verso Udine sotto la pioggia che ora cadeva costante, ho bisogno di una lista. Tutti i guardaboschi, i cacciatori, le guide di montagna che operavano nella regione nel 1971. Chiunque conoscesse quei boschi abbastanza bene da muoversi di notte senza paura, senza esitazione. Pietro annuì. Sarà una lista lunga. Questa è terra di montanari, di gente che vive nei boschi. Mi voltai a guardarlo. Allora cominceremo dall'alto. Chi tra loro era sospettato ma mai formalmente accusato? Chi aveva comportamenti strani, isolamento sociale, storia di violenza? Il mostro non apparve dal nulla. Era qualcuno. E qualcuno doveva aver sospettato. La lista che Pietro compilò conteneva 23 nomi di uomini che erano stati interrogati nel 1971 come persone di interesse. 23 uomini che conoscevano i boschi, che avevano l'opportunità, che in qualche modo avevano attivato l'istinto investigativo del commissario Zambon. Di questi, 14 erano morti, 3 erano emigrati e non tracciabili, 4 avevano alibi solidi che erano stati verificati multiple volte. Restavano 2 nomi, 2 uomini che erano stati interrogati, rilasciati per mancanza di prove e che erano ancora vivi, ancora nella regione. Il primo era Marco Tami, 78 anni, ex guardacaccia che viveva in una baita isolata sui monti sopra Tarcento. Il commissario Zambon lo aveva interrogato 3 volte nel 1971, sempre più convinto che sapesse qualcosa, ma non aveva mai trovato prove concrete. Gli alibi di Tami erano vaghi, ero nei boschi, ero a caccia da solo, ma impossibili da confutare o confermare. Il secondo era Alessio Brun, 82 anni, ex boscaiolo di origine slovena, che aveva lavorato nella regione per decenni. Brun era stato un sospietto ancora più forte, con una storia di comportamento violento verso le donne e un isolamento sociale estremo. Ma anche lui aveva avuto alibi sufficienti per almeno 2 degli omicidi. «Voglio parlare con entrambi», dissi. «Prima con Brun, visto che sembra il sospetto più forte». Pietro esitò. «Raffaele, devo avvertirla. Alessio Brun non è stabile. Ha vissuto da solo per 50 anni, a malapena parla italiano, solo dialetto sloveno e friulano, e ha fama di essere violento con chiunque entri nella sua proprietà. Mio padre lo considerava pericoloso, anche senza prove di omicidio». Toccai la pistola sotto la giacca, un peso familiare e rassicurante. «Allora è meglio che non andiamo da soli. Organizza supporto della polizia locale, ma discreto. Non voglio spaventarlo, voglio che parli». La baita di Alessio Brun era raggiungibile solo attraverso una strada sterrata che serpeggiava su per la montagna, attraverso boschi così fitti che anche a mezzogiorno la luce del sole penetrava appena. Era il tipo di posto dove potresti vivere una vita intera senza vedere un'anima,
dove il mondo moderno sembrava un mito lontano. La baita stessa era antica, fatta di pietra e legno scuro, con un tetto di scandole che avrebbe dovuto essere sostituito decenni prima. Fumo usciva da un camino e intorno alla proprietà c'erano pile di legna tagliate con precisione ossessiva, a cataste perfette che dimostravano una mente che trovava ordine nel lavoro ripetitivo. Bussai alla porta pesante, sentendo movimento all'interno. Poi la porta si aprì appena e un occhio mi fissò attraverso la fessura. «Cosa vuoi?» ringhiò una voce in dialetto. «Signor Brun, mi chiamo Raffaele Ricci. Sono un investigatore privato. Vorrei farle alcune domande su eventi del 1971. L'occhio si restrinse, poi la porta si aprì di più, rivelando un uomo enorme, ben più alto e massiccio di quanto i suoi 82 anni suggerissero. Alessio Brun era un gigante consumato dal tempo ma non ancora domato, con mani delle dimensioni di pale e uno sguardo che aveva visto troppo e perdonato niente. 1971, sputò. Tutti vengono a chiedermi del 1971. La polizia, i giornalisti, gli curiosi. Tutti pensano che Alessio sia un mostro, ma Alessio non ha ucciso nessuna donna. Alessio taglia legna, caccia, vive in pace. Siete voi che portate guerra. La sua grammatica era frammentata, mescolando italiano, friulano e sloveno in un patois che era difficile seguire, ma il messaggio era chiaro. Era stato perseguitato per decenni e la rabbia aveva fermentato in qualcosa di scuro e pericoloso. «Non sono qui per accusarla», dissi con calma, mantenendo le mani visibili. «Sono qui perché qualcuno ha ucciso di nuovo. Una donna, 3 giorni fa, esattamente come nel 1971, e ho bisogno di capire chi nel 1971 aveva la conoscenza, le abilità, l'accesso ai boschi per fare ciò che fece il mostro». Brun mi fissò a lungo, poi fece un gesto brusco. «Entra, ma solo tu. L'altro resta fuori», indicò Pietro, che aveva la mano vicino alla pistola. Esitai, poi annuii a Pietro. Era un rischio, ma alcuni rischi dovevi prenderli per ottenere verità. L'interno della baita era sorprendentemente ordinato, quasi spartano. Un tavolo, 2 sedie, un letto nell'angolo, un camino dove qualcosa cuoceva in una pentola nera. Alle pareti strani oggetti, teschi di animali, corna di cervo disposte in pattern geometrici e, cosa che mi fece gelare il sangue, 6 sassi di fiume disposti su una mensola. Seguì il mio sguardo e vide. «I sassi», disse, la voce improvvisamente più morbida. «Tutti chiedono dei sassi. Nessuno capisce cosa significano». «Cosa significano?» chiesi, il cuore che batteva più forte. Questo era il momento critico, dove o avrei ottenuto la verità o avrei innescato violenza. Brun si sedette pesantemente, le sue mani massicce che si muovevano verso la pentola per versare qualcosa in 2 tazze di latta. È un rituale vecchio, più vecchio della Chiesa, più vecchio dell'Italia. I boschi del Friuli hanno memoria lunga. Prima dei Romani, prima di chiunque, c'era gente qui che adorava gli spiriti dei boschi. Il cerchio di 6 sassi è protezione, o invocazione, dipende da cosa cerchi. «Protezione da cosa?» chiesi, accettando la tazza anche se non avevo intenzione di bere. «Dagli spiriti arrabbiati. I boschi sono pieni di morti, di sangue versato in 1 migliaio di guerre. Devi placare gli spiriti quando entri profondamente, o ti prendono, ti fanno perdere, ti fanno impazzire». Si fermò, gli occhi che guardavano qualcosa che solo lui poteva vedere. Il mostro non uccideva per piacere, uccideva per nutrare gli spiriti. Ogni donna era un'offerta, un sacrificio per mantenere l'equilibrio. 6 sassi, 6 direzioni, 6 porte tra questo mondo e l'altro. «Come sa questo?» chiesi, la voce bassa. «Come sa cosa pensava il mostro?» Brun mi guardò con qualcosa che poteva essere pietà o disprezzo, perché tutti nei boschi lo sapevano. Era una delle vecchie famiglie, una di quelle che portano la conoscenza antica. Suo nonno era uno sciamano, se vuoi chiamarlo così. Guaritore, veggente, colui che parlava agli spiriti, e lui ereditò quel dono. Ma era corrotto, trasformato in qualcosa di oscuro. Invece di guarire, feriva. Invece di proteggere, distruggeva. «Ci era?» chiesi urgentemente. «Dica un nome, signor Brun. Se sa chi era il mostro, deve dirmelo. Ha ucciso di nuovo». Brun scosse la testa lentamente.
Il mostro del 1971 è morto. 25 anni fa cadde in un burrone durante una tempesta. Nessuno trovò il corpo, ma i boschi lo presero. Lo so perché smisi di sentire la sua presenza. Per anni, quando camminavo nei boschi, sentivo sempre che qualcuno guardava, qualcuno aspettava. Poi, nel 1999, quella sensazione scomparve. I boschi respirarono di nuovo. Era finito. Ma allora chi ha ucciso Elisa Marin 3 giorni fa? La domanda rimase sospesa nell'aria come fumo. Brun si alzò lentamente, camminando verso la finestra che guardava i boschi infiniti. Ho una teoria. Il mostro aveva un figlio, o forse un nipote. Qualcuno della famiglia che ereditò non solo il sangue, ma la compulsione. Qualcuno che è stato tenuto nascosto, tenuto lontano, ma che alla fine non poté resistere al richiamo. I boschi chiamano detective. E se hai quel sangue nelle vene, devi rispondere o impazzisci. Dica il nome della famiglia, chiesi alzandomi anche io. Devo sapere chi cercare. Brun si voltò e per la prima volta vidi qualcosa di simile a paura nei suoi occhi. Non posso. Se dico il nome, divento parte di questo e io ho lavorato tutta la vita per stare fuori. Ma vi dirò questo. Cercate nella valle di Natisone, nei villaggi dove ancora parlano sloveno, dove le vecchie tradizioni non sono mai morte. Cercate una famiglia che ha sempre vissuto isolata, che ha perso membri in modi strani, che è temuta e rispettata insieme. Cercate e troverete. Ma state attenti, detective. I boschi proteggono i loro. E se il mostro è tornato, significa che i boschi hanno deciso che è tempo di nutrirsi di nuovo. Raffaele Ricci, uomo di circa 40 anni, capelli castano scuro leggermente spettinati, barba di qualche giorno, sguardo stanco e penetrante. Indossa un soprabito scuro, camicia e cravatta allentata. L'aspetto di un investigatore che dorme poco e osserva tutto. Pietro Zambon, uomo sui 50 anni, capelli grigi pettinati all'indietro, volto angoloso e occhiaie profonde. Porta un maglione di lana pesante e una camicia semplice, l'immagine di un uomo comune che porta il peso di un segreto antico. Commissario Zambon, visto in vecchie fotografie, uomo alto e imponente, capelli neri con fili argentati alle tempie, baffi curati, uniforme impeccabile e sguardo severo di chi ha vissuto solo per il dovere. Dante Valent, anziano di 92 anni, pelle sottile e segnata dal tempo, occhi azzurri ancora vividi nonostante l'età, capelli completamente bianchi e radi. Indossa una camicia di flanella e un gilet di lana, aspetto fragile ma presenza inquietante. Elisa Marin, donna di 32 anni, capelli castano chiaro e lunghi, volto delicato e un'espressione serena nelle fotografie. Indossava un cappotto beige e jeans il giorno della scomparsa. L'immagine di una vita comune interrotta brutalmente. La valle di Natisone si estendeva come una ferita verde nelle montagne. Una serie di villaggi collegati da strade strette che serpeggiavano attraverso boschi così antichi che sembravano appartenere a un'altra era. Qui, al confine con la Slovenia, la lingua italiana cedeva al dialetto sloveno e le tradizioni che il resto d'Italia aveva dimenticato vivevano ancora nelle case di pietra, nelle chiese ortodosse, nei rituali che le persone sussurravano ma non spiegavano mai agli estranei. Eravamo entrati in un mondo dove il passato non era storia, ma presenza viva. Pietro guidava in silenzio, la tensione visibile nelle sue spalle rigide. Dopo la conversazione con Brun aveva fatto ricerche, parlato con anziani del posto e aveva trovato un nome che continuava a emergere, sempre sussurrato, mai detto ad alta voce. La famiglia Kravos. Per 3 generazioni i Kravos avevano vissuto in isolamento quasi totale in una proprietà sopra il villaggio di Savogna, a pochi chilometri dal confine sloveno. Erano conosciuti come guaritori, veggenti, persone che conoscevano le vecchie vie, ma erano anche temuti. Bambini scomparsi, incidenti inspiegabili, morte che sembrava seguirli come un'ombra fedele. Il patriarca attuale si chiama Gregor Kravos, disse Pietro, consultando le note che aveva preso. 67 anni, vive solo nella vecchia casa di famiglia dopo che sua moglie morì 10 anni fa. Ha un figlio, Matei, 42 anni, che vive nella stessa proprietà ma in un edificio separato.
I vicini dicono che Matej è strano. Non parla quasi mai, esce solo di notte, passa giorni interi nei boschi. Alcuni lo hanno visto parlare con se stesso, o forse con qualcosa che loro non possono vedere. Si fermò. Raffaele, se Matej Kravos è il nuovo mostro e se è stato addestrato dal padre o dal nonno, stiamo andando verso qualcosa di molto pericoloso. Arrivammo a Savogna nel tardo pomeriggio, quando le ombre si allungavano e i boschi cominciavano a sembrare più minacciosi che pittoreschi. Il villaggio stesso era quasi deserto, case antiche con finestre che sembravano occhi chiusi, nessun suono tranne il vento tra gli alberi e il lontano latrare di un cane. Trovammo un bar dove un anziano sedeva da solo, bevendo grappa e guardando il nulla. Pietro parlò con lui in dialetto e dopo alcune parole esitanti e un biglietto da 20 euro, l'uomo cominciò a parlare. «Hey Kravos», disse sputando per terra come per allontanare sfortuna. «Quella famiglia porta maledizione. Il vecchio Gregor, suo padre prima di lui, suo nonno prima ancora. Tutti conoscevano le cose che non dovrebbero essere conosciute. Mia nonna diceva che il bisnonno Kravos faceva patti con gli spiriti dei boschi, offriva loro sangue per potere. E ogni generazione il potere passa, ma non è potere buono, è oscurità che divora». Si porse verso di noi, gli occhi resi lucidi dall'alcol e dalla paura. Il ragazzo, Matej, è il peggiore di tutti. Non ha anima negli occhi, cammina nei boschi a tutte le ore e dove cammina lui gli animali muoiono, i fiori appassiscono, la gente lo sa, ma nessuno parla, perché parlare significa invitare la maledizione su di sé. «Dove si trova la proprietà Kravos?» chiesi. L'anziano indicò verso nord, dove le montagne salivano ripide e i boschi diventavano impenetrabili. «Strada vecchia 3 chilometri fuori dal villaggio, ma non andate ora. Aspettate il giorno, aspettate la luce. I boschi intorno a quella casa non sono sicuri quando il sole tramonta. Cose camminano lì che non dovrebbero camminare. Io lo so. Ci sono stato una volta, 40 anni fa, per portare medicina al vecchio Kravos quando era malato, e ho visto cose». Non elaborò, ma il terrore nei suoi occhi era reale come la grappa nel suo bicchiere. Ma io non potevo aspettare il giorno. Ogni ora che passava era un'ora in cui Matej Kravos poteva uccidere di nuovo, poteva scegliere un'altra vittima, poteva continuare la tradizione oscura che la sua famiglia portava avanti da generazioni. «Andiamo ora», dissi a Pietro. «Abbiamo torce, abbiamo armi e abbiamo l'elemento sorpresa. Se aspettiamo potrebbe scomparire nei boschi e non trovarlo mai». Pietro non sembrava convinto, ma annuì. Eravamo arrivati troppo lontano per fermarci ora. Il mostro era a portata di mano e io non l'avrei lasciato sfuggire. La strada verso la proprietà Kravos si deteriorava progressivamente, fino a diventare poco più di un sentiero fangoso, fiancheggiato da alberi che sembravano piegarsi verso di noi, bloccando ciò che restava della luce del giorno. L'aria era diversa qui, più pesante, carica di qualcosa che non potevo nominare ma che facevo fatica a respirare. Pietro guidava lentamente, le nocche bianche sul volante, e potevo vedere il sudore sulla sua fronte nonostante il freddo che penetrava attraverso il vetro. Poi la vedemmo. La casa Kravos emergeva dai boschi come una nave naufragata che emerge dalla nebbia. Era enorme, 3 piani di pietra scura e legno marcio, con un tetto parzialmente crollato e finestre che riflettevano gli ultimi raggi di sole come occhi cattivi. Intorno alla proprietà, quello che una volta erano stati giardini, erano ora jungla incontrollata, con statue di pietra coperte di muschio che rappresentavano figure che non appartenevano a nessuna iconografia cristiana che conoscessi. E ovunque, appesi agli alberi, ai pali, alle pareti della casa, c'erano simboli incisi nel legno, cerchi intrecciati con linee che formavano pattern ipnotici e disturbanti. «Dio mio», sussurrò Pietro, «questo posto...» Non finì la frase, ma non ne aveva bisogno. Il posto emanava malevolenza, o forse era solo la nostra paura che proiettavamo su di esso. Ma mentre ci avvicinavamo, notai qualcosa che mi fece fermare. Sul terreno davanti alla casa principale, qualcuno aveva disposto un cerchio di sassi. Non 6, ma 12. Un cerchio doppio, e al centro qualcosa di scuro che poteva essere sangue fresco. Scendemmo dall'auto con cautela.
Mani sulle armi, ogni senso in allerta. Nessun suono veniva dalla casa, nessun movimento visibile attraverso le finestre sporche, ma sapevo che qualcuno era lì. Potevo sentirlo, quella stessa presenza che Dante Valenta aveva descritto, che Alessio Brun aveva confermato. Il mostro era qui e sapeva che eravamo arrivati. Matei Kravos, chiamai, la voce che risuonava innaturalmente forte nel silenzio. Sono il detective Raffaele Ricci. Voglio solo parlare. Voglio capire. Nessuna risposta. Solo il vento tra gli alberi e il lontano gracchiare di un corvo. Poi, lentamente, la porta principale della casa si aprì con un cigolio che sembrava un urlo e nella penombra oltre la soglia vidi una figura, alta, magra, vestita di nero, con il viso parzialmente nascosto nell'ombra. Ma gli occhi brillavano con una luce che non veniva da nessuna fonte naturale. «Detective Ricci», disse una voce morbida, quasi musicale, in italiano perfetto senza traccia di accento. «Siete venuto a fermarmi, come il padre prima di voi, come tutti coloro che non capiscono. Ma non potete fermare ciò che è necessario. Non potete fermare ciò che i boschi richiedono». Fece un passo avanti nella luce morente e potei vederlo chiaramente. Matei Kravos era bello in un modo inquietante, con lineamenti affilati che sembravano scolpiti nel marmo, pelle pallida che non aveva mai visto molto sole, e quelle mani lunghe e sottili che potevo immaginare stringendosi intorno al collo di una donna. «Lei ha ucciso Elisa Marin», dissi, non una domanda ma una dichiarazione. «E sta pianificando di uccidere di nuovo». Matei sorrise, e quel sorriso non conteneva umanità. Elisa Marin fu un'offerta, la prima di 6 che i boschi richiedono in questo ciclo. È passato troppo tempo. Mio padre fece le sue offerte e suo padre prima di lui e suo padre prima ancora. Ma poi mio padre si fermò, spaventato, dubbioso, e i boschi soffrirono, la terra si ammalò, gli spiriti urlarono nel silenzio. Ora io ho ripreso il lavoro, ho completato ciò che lui lasciò incompiuto. «Lei è pazzo», disse Pietro, la pistola ora fuori e puntata. «Sta parlando di omicidio rituale come se fosse normale». Matei lo guardò con quella stessa espressione assente, come se Pietro fosse un insetto interessante, ma ultimamente irrilevante. «Pazzo, mostro, assassino. Usate le vostre parole, le vostre categorie. Ma io sto oltre le vostre comprensioni. Io sono il guardiano, il ponte tra i mondi. E il mio lavoro non è ancora finito. Altre 5 donne devono essere offerte prima che il cerchio sia completo, prima che i boschi siano di nuovo in equilibrio. Sapevo che dovevamo arrestarlo ora, prima che potesse scappare nei boschi dove lo avremmo mai trovato. Ma prima avevo bisogno di capire. Suo padre, Gregor Kravos, lui era il mostro originale del 1971? Matei annuì lentamente. Mio padre portò avanti la tradizione che suo padre gli insegnò, ma era debole. Dopo 5 offerte si fermò, terrorizzato dalla polizia, dalla società che non capiva. Visse i successivi 50 anni nella vergogna, sapendo che aveva fallito, e quando morì 3 anni fa, mi fece giurare che avrei completato il lavoro, che avrei fatto ciò che lui non ebbe il coraggio di fare. «Suo padre è morto?» chiesi sorpreso. Brun aveva detto che il mostro originale era morto nel 1999, non 3 anni fa. Matei rise, un suono come vetro che si rompe. «Mio padre morì molte volte, detective. La prima volta nel 1999, quando cadde nel burrone e tutti pensarono fosse finito. Ma i boschi lo salvarono, lo riportarono, lo tennero vivo abbastanza a lungo per passare la conoscenza. È morto veramente solo quando io fui pronto, quando il rituale di passaggio fu completo. Ora lui vive in me e attraverso di me completerà ciò che iniziò». «Dove è suo padre ora?» chiesi, una terribile sospetto formandosi nella mia mente. «Voglio vedere Gregor Kravos». Matei fece un gesto verso un edificio più piccolo dietro la casa principale, una struttura che poteva essere stata una volta una cappella o un granaio. «Mio padre riposa dove sempre riposò, nel cuore della proprietà, nel luogo dove gli spiriti sono più forti. Volete vederlo? Volete capire veramente ciò che proteggete contro?»
Cominciò a camminare verso l'edificio, non guardando indietro, sicuro che lo avremmo seguito. E lo facemmo perché non avevamo scelta. L'edificio era freddo come una tomba quando entrammo, illuminato solo da candele che Matei accese con movimenti rituali. E lì, al centro della stanza, su una piattaforma di pietra circondata dai familiari 6 sassi, c'era un corpo, o ciò che restava di un corpo. Gregor Kravos, o quello che presumevo fosse lui, era mummificato, preservato attraverso metodi che non volevo contemplare, vestito in abiti tradizionali sloveni e circondato da oggetti rituali, ossa di animali, erbe secche, simboli incisi nel pavimento di pietra. «Mio padre veglia ancora», disse Matei con tono reverenziale. «Il suo corpo è qui, ma il suo spirito cammina nei boschi, guida la mia mano, sussurra i nomi di coloro che devono essere offerte. Ogni notte parlo con lui, ricevo istruzioni, apprendo segreti che la vostra scienza non può spiegare». Si voltò verso di me, gli occhi che brillavano nella luce tremolante delle candele. «Lei è un detective, Detective Ricci. Lei cerca verità, ma la verità che cerca non esiste nel vostro mondo di leggi e logica. Esiste qui, nei boschi, negli spiriti, nel sangue che deve essere versato per mantenere l'equilibrio». Pietro aveva il telefono fuori, chiamando rinforzi, ma sapevo che avremmo dovuto mantenere Matei qui fino al loro arrivo. «Matei», dissi con calma, cercando di mantenere il contatto. «Capisco che creda in ciò che dice, capisco che sia stato cresciuto in questa tradizione, ma uccidere persone innocenti non è equilibrio, è omicidio, e io non posso permetterle di continuare». Toccai la pistola sotto la giacca, sperando di non doverla usare, ma preparato a farlo se necessario. Ma Matei non sembrava preoccupato, anzi sembrava quasi compassionevole. «Lei pensa che io abbia paura della vostra pistola? Della vostra prigione? Detective, io ho camminato tra i mondi. Ho visto oltre il velo. La morte non mi spaventa. È solo un passaggio, un'altra forma di esistenza. E se devo morire per completare il lavoro, lo farò volentieri. Ma prima…» Si mosse con velocità sorprendente, afferrando qualcosa nascosto dietro l'altare. «Prima devo assicurarmi che il messaggio sia chiaro». Quello che tirò fuori mi gelò il sangue. Era un fascicolo vecchio e consumato, con la scritta «Commissario Zambon, file personale». «Suo padre», disse Matei guardando Pietro, «sapeva molto più di quanto mai ammise. Sapeva dell'esistenza della mia famiglia, dei rituali, della tradizione, ma era paralizzato dalla paura, dall'incertezza, dal conflitto tra ciò che vedeva e ciò che la sua logica gli diceva essere impossibile. Così scelse di non vedere, di non sapere, e quella scelta lo consumò per il resto della sua vita. Pietro afferrò il fascicolo con mani tremanti, aprendolo. Dentro c'erano note, foto, documenti che suo padre non aveva mai condiviso con nessuno. Pagine e pagine di ricerca sui Kravos, sulla storia della famiglia, sui rituali antichi, sulle morti sospette che li circondavano attraverso i secoli. E nell'ultima pagina una nota scritta a mano dal commissario: «So chi è, so cosa fa, ma senza prove che un tribunale accetterebbe, senza evidenza che superi il razionale, non posso agire. Che Dio mi perdoni, ma alcuni mostri sono al di là della giustizia umana». «Mio padre sapeva», sussurrò Pietro devastato. «Sapeva e non fece nulla». Matei annui. «Sapeva. Come molti altri prima di lui. Come i vecchi del villaggio, come la Chiesa, come chiunque abbia vissuto abbastanza a lungo in queste valli per capire che ci sono forze oltre la comprensione. Ma sapere non è potere, detective, e il silenzio è la vera maledizione. Vostro padre scelse il silenzio, e quel silenzio permise a mio padre di completare il suo ciclo. Ora io completerò il mio». Fu in quel momento che sentimmo le sirene. I rinforzi stavano arrivando, macchine della polizia che salivano la strada sterrata, luci blu che tagliavano l'oscurità crescente. Matei le sentì anche lui, ma non sembrava allarmato. Invece si voltò verso l'altare dove giaceva suo padre, si inginocchiò e cominciò a mormorare qualcosa in una lingua che non era italiano, non sloveno, qualcosa di più antico, di più oscuro. Le candele tremolarono, anche se non c'era vento, e per un momento, solo un momento,
Giurai di vedere qualcos'altro nella stanza con noi. Un'ombra che si muoveva dove non doveva essercene una. Matej Kravos, dissi, la pistola ora puntata, è in arresto per l'omicidio di Elisa Marin. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Ma anche mentre dicevo le parole sapevo che erano vuote. Questo non era un arresto normale. Questo era qualcosa che trascendeva la legge. Qualcosa che la mia formazione come detective non mi aveva preparato ad affrontare. Matej si alzò lentamente, le mani alzate in resa, ma il sorriso sul suo volto era di qualcuno che aveva già vinto. «Potete arrestarmi», disse con calma. «Potete processarmi, condannarmi, imprigionarmi, ma il lavoro continuerà. I boschi hanno già scelto il prossimo, detective, e quando sarà il momento, quando il ciclo richiederà completamento, qualcuno si alzerà per rispondere alla chiamata. Forse uno di voi, forse qualcuno che nemmeno conoscete ancora, ma i boschi sono pazienti e i boschi ricordano sempre. Gli agenti irruppero nella stanza e Matej fu manettato, portato via senza resistenza. Ma le sue parole rimanevano, sospese nell'aria come fumo velenoso. Pietro era in stato di shock, tenendo ancora il fascicolo di suo padre, confrontandosi con decenni di segreti e silenzio. E io guardavo il corpo mummificato di Gregor Kravos, il mostro originale di Udine, e mi chiedevo quante altre famiglie come i Kravos esistessero, quanti altri mostri erano protetti da tradizioni così antiche che la società moderna aveva semplicemente dimenticato di temerle. Passammo le ore successive a perquisire la proprietà. Trovammo prove sufficienti per condannare Matej Kravos per omicidio, DNA che corrispondeva a Elisa Marin, il filo metallico usato per strangolarla, i suoi effetti personali nascosti in un armadio. Ma trovammo anche altro. Diari che documentavano decenni di omicidi, non solo quelli del 1971, ma altri, sparsi attraverso gli anni, in diverse regioni, sempre secondo il rituale, sempre 6 vittime per ciclo. E la cosa più terrificante, una lista di nomi, donne che vivevano nella regione con date accanto, le prossime vittime pianificate. «Le abbiamo salvate», disse Pietro mentre lasciavamo la proprietà all'alba, dopo una notte intera di investigazione. «Le 5 donne su quella lista. Le abbiamo avvertite, messe sotto protezione. Il ciclo di Matej non si completerà». Ma io non ero così sicuro. Mentre guardavo i boschi che ci circondavano, ancora avvolti nella nebbia mattutina, sentivo qualcosa. La stessa presenza che Dante aveva descritto, che Alessio aveva confermato, che ora io stesso potevo percepire. I boschi stavano osservando, e i boschi, come aveva detto Matej, erano pazienti. 3 mesi dopo, sedevo in un'aula di tribunale a Trieste, mentre Matej Kravos veniva condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l'omicidio di Elisa Marin e per i crimini che avevamo potuto provare attraverso il DNA e le prove fisiche trovate nella proprietà. Non mostrava emozione mentre la sentenza veniva letta, seduto immobile come una statua, gli occhi fissi su qualcosa che solo lui poteva vedere. Non parlò mai, non si difese mai, accettò la condanna con la stessa serenità con cui aveva accettato l'arresto, come se sapesse qualcosa che noi non sapevamo. Il caso del mostro di Udine era ufficialmente chiuso. I media celebrarono la risoluzione di un mistero di 53 anni. Le famiglie delle vittime del 1971 finalmente ebbero risposte e la regione del Friuli poteva respirare di nuovo. Ma io sapevo che la verità era più complicata. Avevamo catturato Matej Kravos, sì, ma la tradizione che rappresentava, la credenza oscura che lo aveva formato, viveva ancora. In quei boschi, in quelle valli, in quelle menti che ricordavano quando il mondo era più semplice e gli spiriti camminavano liberamente. Pietro Zambon prese il pensionamento anticipato, incapace di continuare dopo aver scoperto i segreti di suo padre. L'ultima volta che lo vidi, mi disse qualcosa che non ho mai dimenticato. Mio padre sapeva che alcuni mostri sono troppo antichi, troppo radicati per essere veramente sconfitti. Possiamo solo tenerli a bada, sperando che il mondo moderno li dimentichi. Ma cosa succede quando il mondo moderno crolla? Quando le persone tornano alle vecchie credenze, alle vecchie paure? I mostri ci stavano aspettando tutto il tempo.
Tornai alla proprietà Kravos una volta, 6 mesi dopo il processo. Era stata sigillata, dichiarata scena del crimine storica, ma ottenni il permesso di visitarla. Volevo vedere se la presenza che avevo sentito era ancora lì, o se con Matei dietro le sbarre i boschi erano finalmente in pace. Camminai attraverso la proprietà abbandonata, ora ancora più decadente, invasa dalla vegetazione che sembrava reclamarla per la natura. E lì, davanti alla casa principale, trovai qualcosa che mi fece fermare il cuore. Un nuovo cerchio di sassi, 6 pietre perfettamente disposte, come se qualcuno li avesse posizionati di recente. Ma la proprietà era sotto sorveglianza, nessuno avrebbe potuto entrare senza essere visto. Chiamai immediatamente Pietro, che verificò i registri. Nessuna intrusione, nessuna violazione della scena. Le pietre erano semplicemente apparse, o forse, pensai con un brivido che mi attraversò nonostante il sole caldo, forse i boschi stessi le avevano disposte, aspettando il prossimo custode della tradizione, il prossimo mostro di Udine. Questa è la mia promessa, come sempre. Continuerò a cacciare mostri, in qualsiasi forma assumano, che siano uomini o qualcosa di più antico, qualcosa che non ho ancora parole per nominare. Il caso del mostro di Udine mi ha insegnato che l'oscurità umana ha radici profonde, radici che si intrecciano con la terra stessa, con le tradizioni che precedono la civiltà, ma mi ha anche insegnato che finché ci sono persone disposte a guardare nell'abisso, a confrontare ciò che spaventa e confonde, i mostri non vincono mai completamente. Possono aspettare, possono nascondersi, ma non vincono, non finché io respiro, non finché ci sono detective come me, che non accettano il silenzio, che non scelgono di non vedere. La verità merita sempre di essere cercata, non importa quanto oscura, non importa quanto antica. E io la cercherò, caso dopo caso, mostro dopo mostro, fino alla fine. E i boschi sono pazienti, e i boschi ricordano sempre. Matei Kravos. Ma io ricordo anche, e non dimenticherò mai, Raffaele Ricci.